Se siete affamati di giochi di ruolo a mondo aperto, non preoccupatevi, hanno cucinato per noi The Blood of Dawnwalker. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi voglio parlarvi di suddetto titolo che è stato creato da un team che ha lavorato a niente po' di meno che la saga di The Witcher. Lo studio Rebel Wolves ha tenuto ben 45 minuti di diretta di rivelazioni, fra la collector, le specifiche e un sacco di novità, sia su come hanno ideato il gioco, sia su quello che ci aspetta. Voglio dunque presentarvi un riepilogo e un'analisi di tutto ciò che sappiamo finora, come sempre nel rispetto del vostro tempo. Dunque affondiamo i nostri denti nella ciccia dritto al sodo. La rivelazione più importante di oggi è che arriverà il 3 settembre 2026. The Blood of Dawnwalker sarà un mondo aperto ambientato nell'Europa del XIV secolo. Ancora più importante, sarà un gioco di ruolo fantasy oscuro che vedrà protagonista Cohen, un sopravvissuto a un massacro nel quale sono coinvolti i vampiri. Vengono chiamati Vrakir e la loro corte è comandata dal principe Branchis. Questo antico vampiro è fiero di essere nato durante l'impero romano e ha tutte le sue ragioni per prendere il controllo di questa valle. Cari warhammeristi, lo so, ci ricorda Manfred von Karstein e sicuramente sarà un infame di egual misura. È proprio tale oscuro figuro che darà il via alle avventure del nostro protagonista. Cohen sarà maledetto o benedetto con il potere di camminare nella notte e nella luce diurna. Dalla sua infatti avrà il potere della magia del sangue sotto la luce diurna del sole, mentre di notte imperverserà la corruzione vampirica, che sarà anche un metro aumentabile bevendo il sangue umano invece che quello animale. Saranno dunque le nostre scelte come giocatori a forgiare la storia e il repertorio di abilità di Cohen. Ma diventerà un cacciatore di orrende bestie o un altro tiranno oscuro e malvagio? La valle di Sangora ci catapulta in un Caucaso brutale ed alternativo, in cui occulto e sovrannaturale vanno in tandem con un realismo che è sia di stile, come per esempio vediamo nella mappa che mi ha ricordato molto Kingdom Come Deliverance 2, sia nel motore di gioco che riesce a mostrarci un mondo aperto, realistico e spettacolare. Più avanti vi parlerò anche dei requisiti di sistema che sono stati svelati oggi. Dal punto di vista del gameplay sembra essere un gioco veramente impegnativo. Avremo a disposizione un insieme di mosse, di stili di combattimento, fra quello più realistico all'arma bianca, con diverse armi a disposizione, un sistema RPG a punti, mentre dall'altro lato avremo tutti i poteri del vampiro. Potremo camminare di giorno e di notte, trasformarci in un lupo o in altre creature. Avremo a disposizione anche delle magie offensive che dipenderanno da queste rune di sangue, e sul lato arcano c'è veramente tanto da esplorare. Ma appunto la progressione in gioco potrebbe farvi storcere il naso. Avremo molte missioni a tempo che favoriscono anche il realismo narrativo delle avventure e disavventure di Cohen, e sarà nel completare le missioni, anche quelle che troveremo nel mondo aperto, che guadagneremo dei punti esperienza da poter utilizzare a un santuario per appunto personalizzare la nostra build di abilità tramite dei perk molto variegati e che dipendono anche dai livelli di corruzione vampirica. Ottenere esperienza e dunque acquisire nuovi perk dipenderà dalla realizzazione di alcune missioni, che siano missioni del mondo aperto, secondario della trama principale. Pare che tutte quante avranno un fattore temporale preciso. Tra le varie proprietà di una missione infatti già vediamo un indicatore temporale necessario da rispettare per completarla, e al contempo alcune di esse faranno progredire il tempo in avanti. Ciò potrebbe complicare molto l'esperienza di gioco e veramente stare un pochino antipatico ad alcuni. Parlando infatti di antipatie soggettive, parecchi potrebbero obiettare che le animazioni facciali e la grafica sembrano datate almeno di una decina d'anni secondo gli standard moderni. È davvero cruciale che io sottolinei che si tratta tutto ancora di una beta e che da qui a settembre mi immagino cambieranno ancora tante cose. C'è scritto a caratteri non proprio cubitali però presenti che è una beta quella mostrata.
Ho detto cruciale perché in realtà è abbastanza a tema, no? Le croci, ce ne saranno parecchie, data anche l'ambientazione, nella quale sono presenti molti riferimenti alla cristianità, ma ovviamente fantastica. Mi hanno ricordato molto i Powerwolf, che vi consiglio anche per entrare nel feeling del gioco, tra messe di sangue, eccessi, licantropia e vampirismo. Mi ha stupito davvero molto, in positivo, l'interfaccia, che ricorda sia The Witcher sia Assassin's Creed. È moderna, sì, ma anche completa, propria a un gioco di ruolo. Oggi è stata anche rivelata la meccanica della corte del principe vampiro. Un altro occhiolino a un'altra fanbase, quella del mondo di Tenebra di Vampire the Masquerade, e al contempo anche a quella di Assassin's Creed, specificatamente nella derivazione Open World RPG. Potremmo infatti sabotare le attività dei boss attorno al grande principe, ma attenzione, nel tentare di sabotare i suoi affari e tentare di raggiungerlo, potremmo anche incorrere nell'ira della corte, che andrà a decretare ed emanare delle leggi che complicheranno molto la nostra esperienza nel mondo aperto. Prima di proseguire con i dettagli, però, vi invito a lasciare un mi piace e magari un commento con le vostre impressioni su The Blood of Dawnwalker. Io per ora, non lo nascondo, sono abbastanza in hype per questo titolo, anche perché ho notato tanti elementi alla The Witcher, come per esempio le indagini, che ci permettono di raccogliere indizi e nozioni sul mondo di gioco per completare le missioni anche in modi differenti. È un sano intreccio di meccaniche che già hanno funzionato in altre saghe e che, se accompagnate da una narrativa efficace, possono risultare davvero vincenti. Se siete stanchi degli open world dispersivi e a volte semplicistici, il ritorno a un RPG più puro e punitivo potrebbe fare al caso vostro. Parlando delle meccaniche di combattimento e delle animazioni, ho alcune cose da far notare. Il sistema, per quanto c'è stato mostrato già nella beta, è molto complesso. Si parla di schivate, parate, risposte, mosse speciali e soprattutto una reattività dei personaggi non giocanti degna di nota. Certo, potremmo bere il sangue dei nostri nemici, ma attenzione, gli altri non staranno a guardare. E al contempo non potremo dissanguare completamente tutte le tipologie di nemici. Vanno in tandem realismo e sovrannaturale, ma bisognerà prenderci la mano, imparare un sistema che già a primo sguardo non è per nulla semplice. Saremo anche stimolati ad esplorare il mondo di gioco e avremo dalla nostra una serie di meccaniche interessanti, come per esempio quella di camminare in verticale sulle pareti da bravi vampiri. Mi aspetto che il mondo di gioco sarà molto vivo e pieno di segreti, ma parliamo dei requisiti di sistema, perché sono abbastanza impegnativi. Li hanno rivelati e, come potete vedere, non è proprio un gioco alla portata di tutti su computer, ma uscirà anche sulle console. Speriamo che sia ben ottimizzato, ma come tutti i giochi del genere, magari all'uscita avrà bisogno di un aiutino con qualche patch. Hanno anche annunciato le varie edizioni del gioco. Sottolineo, molto importante, l'armatura del preordine si potrà trovare in gioco tranquillamente in una fase più avanzata, non sarà un'esclusiva. Sono estremamente curioso di comprendere meglio questa Valle Sangora e tutti i personaggi che la abitano. Una cosa è certa, seguirò con grande interesse gli sviluppi di Dawnwalker. Sarà capace di spodestare Crimson Desert e meritarsi magari il GOTY di quest'anno 2026? Dovremo prima provare per credere e affondare i nostri canini nel collo di questo titolo, che sicuramente ha uno charme tutto particolare. Già lo avevo tenuto d'occhio dai primi reveal, ma adesso diventa sempre più vicino e sempre più reale. Voglio riporre molta fiducia in Rebel Wolves perché mi mancano le storie veramente complesse e intriganti. Purtroppo è questo il punto debole di un giocone come Crimson Desert: non c'è una caratterizzazione del protagonista e una storia intrigante degna di nota. I dettagli mostrati e raccontati oggi sono stati una rivelazione, un ritorno alle origini. Posso dire con discreta sicurezza che potrebbe essere un nuovo, originale The Witcher.
Chissà, magari sarà l'inizio di una nuova saga, oppure un enorme flop, ma non credo, su via. Ogni tanto è bello rimanere positivi. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Anche oggi non posso che dirvi, questo è quanto, Tirannomatto out e alla prossima.